Ciao a tutti, come state? Se siete qui, immagino che abbiate visto il nostro video precedente su come formare un verbo al presente indicativo e una volta averlo imparato vi sarete chiesti: ma cosa me ne faccio? Come lo uso? Benissimo, con questo video risponderemo a tutte queste vostre domande. Quando usare il presente indicativo? Allora, prima di tutto lo dovete utilizzare per indicare, per fare riferimento ad azioni che si svolgono nel tempo presente, insomma nel momento in cui si parla. Ho caldo. Puoi accendere il ventilatore? Quando ho caldo? In questo momento in cui sto parlando. Oggi cucino pasta alla carbonara. Quando? Oggi. Presente. Paolo non sta bene. Ha la febbre. Quando? Ora, nel momento in cui sto parlando. Sono le 5 di pomeriggio. Quando? Ora, appunto. Quindi tutte azioni che si svolgono nel presente. Ma possiamo utilizzare il presente indicativo anche per indicare delle abitudini, qualcosa che si fa di solito. Ogni mattina vado all'università in treno. Lo faccio ogni mattina, è ormai un'abitudine. Presente. Tutti gli anni festeggiamo il Natale in famiglia. Tutti gli anni, quindi abitudine. C'è un'idea di frequenza. Il lunedì mangia sempre gli gnocchi. Sempre, appunto. Ma andiamo avanti. Possiamo utilizzare infatti il presente indicativo anche per esprimere delle verità assolute, cioè valide per tutti, qualcosa di indiscutibile, cioè che non si può mettere in discussione. La Terra ruota intorno al Sole. Chi può dire il contrario? Febbraio è il mese più corto dell'anno. In inverno fa molto freddo. Ancora, possiamo utilizzare questo soprattutto nel parlato, quindi nella comunicazione quotidiana, il presente indicativo per indicare un futuro molto vicino. Domani pomeriggio vado dal dentista. Tra 2 giorni partiamo per il Brasile. Stasera io e Gianluca ci prendiamo una birra. Come vedete, sono frasi tipiche del parlato, piuttosto che della lingua formale e scritta. Ancora, a volte il presente indicativo è usato al posto del passato per raccontare qualcosa, soprattutto di tipo storico. Di solito per dare più enfasi a quello che si sta dicendo, per sottolineare l'evento, quindi quello che è accaduto. Ripeto, soprattutto a livello storico. Come vedete, la seconda guerra mondiale termina nel 1945. Dante Alighieri nasce a Firenze ma muore a Ravenna. Firenze è capitale del Regno d'Italia dal 1865 al 1871. Lo sapevate? Andiamo avanti. Utilizziamo il presente indicativo anche per esprimere azioni cominciate nel passato ma che continuano ancora nel presente, quindi non sono state completate. Sono 2 anni che studia l'inglese, ma significa che lo sta ancora studiando nel presente. Lavora per quell'azienda da
5 anni. Ci lavora ancora. Adesso immagino sappiate dirmi cosa fate di solito nel weekend, non è vero? Fatecelo sapere nei commenti o mandateci una mail, scriveteci. E adesso che avete imparato come formare e come usare il presente indicativo, cosa aspettate ad imparare come si forma l'imperfetto? Allora, per oggi la nostra lezione finisce qui. Però, se volete la spiegazione scritta e tutti gli esercizi su questo argomento, andate sul nostro sito www.lerniamo.com. Troverete il link diretto nella descrizione. Inoltre, per qualsiasi dubbio o richieste per nuovi video, mandateci una mail a info@lerniamo.com. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Inoltre, continuate a seguirci anche su Facebook, Instagram e Twitter per tante novità. And guys, if you think your Italian isn't so good, you can even send us an email or a message in English and Spanish or German or French. We will answer in no time. Cosa aspettate? Ciao!